realizzeremo una deliziosa torta autunnale che sarà ideale anche per questa festività di Halloween che si sta avvicinando e sarà realizzata con la zucca, avrà la forma di una zucca e sarà farcita con crema pasticcera al cioccolato. Quindi rimanete con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare questo zuccotto alla zucca con crema al cioccolato. Per realizzare la nostra torta alla zucca ci occorreranno 270 g di zucca, 150 ml di olio di semi, 3 uova, 200 g di zucchero semolato, 320 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci e 95 g di gocce di cioccolata fondente. Per realizzare la crema pasticcera al cioccolato ci occorreranno 100 g di cioccolata fondente, 500 g di latte intero, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 75 g di tuorli d'uovo, 140 g di zucchero semolato, 45 g di amido di mais e un pizzico di sale. E infine per decorare ci occorreranno della pasta di zucchero, della panna e dei coloranti alimentari. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso, a voi non costa nulla ma a me aiuta molto, quindi adesso possiamo iniziare. Allora, come prima cosa andiamo a tagliare la nostra zucca a pezzetti. Adesso prendiamo un frullatore e andiamo a frullare la nostra zucca insieme all'olio. Quindi mettiamo un po' della nostra zucca all'interno del frullatore, rimettiamo un pochettino d'olio e iniziamo a frullare. Aggiungiamo il rimanente della zucca e il rimanente dell'olio. Una volta ottenuta una crema bella vellutata la mettiamo da parte e ci servirà dopo. Adesso in una terrina andiamo a rompere le uova. Aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a montare le uova. Una volta che le uova e lo zucchero si sono ben montate, possiamo aggiungere anche il composto che abbiamo preparato con la zucca e l'olio. E continuiamo a lavorare il composto. Adesso possiamo aggiungere la farina. Prendiamo la farina, aggiungiamo il lievito e diamo una mescolata. E adesso la andiamo ad inserire all'interno del composto a poco setacciandola.
e infine aggiungiamo le gocce di cioccolata. E adesso siamo pronti per trasferire il nostro composto all'interno di una teglia di 20 cm. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per 50 minuti circa, ma vale sempre la regola dello stecchino. Nel frattempo che aspettiamo che la nostra torta si cuocia, andiamo a preparare la crema pasticcera al cioccolato. Quindi in un tegame andiamo a mettere il latte e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Lo andiamo a trasferire sui fornelli dove dovrà sfiorare il bollore. Nel frattempo che aspettiamo che il latte si scaldi, prendiamo i tuorli, li versiamo in una grande terrina insieme allo zucchero e incominciamo a lavorarli. Adesso possiamo aggiungere l'amido di mais e continuiamo a lavorare il composto. Una volta che il latte avrà sfiorato il bollore, lo togliamo dal fuoco e vi inseriamo dentro il nostro composto. E iniziamo a mescolare. Adesso trasferiamo il tutto sopra i fornelli finché non si addensi. Una volta si sarà addensata, possiamo spegnere e toglierla dai fornelli. A questo punto possiamo aggiungere la cioccolata e un pizzico di sale. E continuiamo a mescolare finché la cioccolata non si sia sciolta. Una volta che tutta la cioccolata si sarà sciolta, possiamo trasferire la nostra crema all'interno di una terrina. E vi inseriamo uno strato di pellicola a contatto. A questo punto aspettiamo che si raffreddi e la mettiamo da parte. Adesso che la nostra torta è cotta e si è raffreddata, possiamo tirarla fuori dallo stampo. E adesso possiamo iniziare a tagliare la nostra torta per poi farcirla. Prendiamo un piatto da portata, mettiamo la prima base e incominciamo a mettere il primo strato di crema pasticcera. Andiamo ad inserire il secondo disco e aggiungiamo un altro ulteriore strato di crema pasticcera. E infine completiamo aggiungendo l'ultimo disco. Adesso andiamo a modellare la nostra torta per dargli la forma di una zucca. Andiamo a tagliare l'apice dando un po' la forma di un cuore. Ovviamente quello che andremo a togliere non lo buttiamo, ma lo mangiamo. Facciamo la stessa cosa ma di dimensioni un po' più ridotte anche nella parte sotto.
e sulla superficie andiamo a creare delle piccole tacche per simulare la forma appunto della zucca. Benissimo, adesso andiamo a preparare la panna, diamo uno strato di panna su tutta la torta, dopodiché la andiamo a ricoprire con uno strato di pasta di zucchero. Prendiamo la panna e la andiamo a spalmare sopra la superficie di tutta la torta. Questo aiuterà la pasta di zucchero ad attaccarsi meglio alla superficie. Bene, adesso andiamo a preparare la pasta di zucchero e andiamo a ricoprire la nostra torta. Ho preparato la pasta di zucchero, l'ho preparata di un arancione, anche se mi è venuto un po' rossiccio, e un verde. Adesso incominciamo a stenderla e la applicheremo sopra la nostra torta. Quindi metteremo un po' di zucchero a velo sul banco di lavoro e incominciamo a stendere la pasta di zucchero arancione. Bene, una volta stesa la prendiamo e la andiamo a applicare sopra la nostra torta. Bene, adesso la andiamo a definire. Con le dita dove abbiamo creato quei solchi cerchiamo di andare a modellare la pasta di zucchero in modo da metterli in evidenza. Bene, adesso con la pasta di zucchero verde andiamo a creare il tralcio. In questo modo lo andiamo ad applicare nella parte superiore. Poi andiamo a creare il picciolo e lo applichiamo qui. Con la pasta rimanente andiamo a creare una fogliolina. Eccola qua e la andiamo a applicare. E adesso la nostra torta alla zucca è pronta per essere gustata. E anche questo è pronto e servito. Noi come sempre ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e prendi in considerazione l'idea di iscriverti al canale per non perderti le altre mie ricette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!